Secondo le religioni abramitiche, i cherubini sono gli esseri ultraterreni che si occupano direttamente di Dio. Le numerose raffigurazioni di cherubini assegnano loro molti ruoli diversi, come quello di proteggere l'ingresso del giardino dell'Eden. E siccome nell'ultima puntata di Antichi Alieni abbiamo parlato delle visioni di Ezechiele, voglio continuare il filone in questo senso. A parte la visione di Ezechiele, infatti, non sopravvivono dettagliate attestazioni di cherubini e la descrizione di Ezechiele dell'essere tetramorfo potrebbe non essere la stessa dei cherubini degli storici israeliti. Tutto ciò che si può estrapolare dai cherubini degli israeliti proviene da potenziali equivalenze nelle culture che li circondavano. Ho già fatto notare a tutti quanti che la maggior parte dei popoli antichi, seppur cambiandone il nome, condivideva le stesse medesime divinità. Per esempio nel video su Yahweh, dove parlavo dei Cananei, siamo venuti a scoprire che il dio Baal è in realtà Enlil dei Sumeri e così via. Nella gerarchia ebraica degli angeli, i cherubini hanno il nono rango, il secondo più basso, e in altre gerarchie hanno il terzo rango dopo i serafini e i troni. Sì, perché cari amici, come tutte le altre religioni mai esistite, come il Pantheon sumero degli Anunnaki, per esempio, anche gli angeli biblici rispettano una chiara gerarchia ben precisa, esattamente come fosse l'organigramma di un esercito. E qui, cari signori, c'è talmente tanto da dire che spero di riuscire a dare un senso a questo video. I cherubini sono descritti come aventi una varietà diversa di funzioni. Il più delle volte sono descritti come esseri che esistono con lo scopo di rafforzare simbolicamente il trono di Yahweh. Ma molte altre volte, e possiamo tranquillamente citare le fonti, sono descritti letteralmente come veicoli. Sì, avete capito bene, un dio che tutto vede e tutto può, che però, poverino, a quanto pare, per spostarsi ha bisogno di un qualche veicolo celeste che vola e che lo porta in giro. Già questo ti dice tutto, no? Potrei chiudere il video e andare ad arrostire 2 castagne, e invece no. Quando si tratta di queste questioni dobbiamo porre un'attenzione speciale nei confronti dei significati simbolici e infatti la tradizionale concezione ebraica dei cherubini come guardiani del giardino dell'Eden è supportata da cosa? È supportata dalla credenza semitica di esseri privi di sentimenti umani. In poche parole, per farvela semplice senza tutti questi mega paroloni, non esiste niente che li differenzia da ciò che noi chiameremo comunemente oggetti, ok? Sarebbero strumenti nelle mani di Yahweh, il dio degli eserciti, e da cosa possiamo dedurlo? Dalla Bibbia. Semplice. La fonte è la Bibbia. Lo status dei cherubini come una sorta di veicolo per Yahweh è presente nelle visioni di Ezechiele, nel libro di Samuele, nei passaggi paralleli nei successivi libri delle cronache e nei primi salmi, dove possiamo leggere per esempio: «E cavalcò su un cherubino e volò, e fu visto sulle ali del vento». Come scusa? I cherubini erano macchine volanti, come i Vimana erano macchine volanti, come i carri degli dei erano macchine volanti, come gli angeli troni erano macchine volanti, come i Clipei Ardentes erano macchine volanti, e potrei fare una lista infinita come le calende greche. E siccome l'immagine dei cherubini è strettamente legata all'Arca dell'Alleanza, cosa conteneva? Non è che forse abbiamo veri e propri marchingegni interplanetari all'interno della famigerata Arca dell'Alleanza? Vi ricordo che dell'Arca dell'Alleanza se ne parla chiaramente nell'Antico Testamento, dove viene descritta, e sul propiziatorio dell'Arca dell'Alleanza, indovinate, 2 cherubini sono descritti mentre delimitano l'arca e formano uno spazio attraverso il quale apparirebbe Yahweh.
I cherubini sono la creatura celeste più frequente nella Bibbia ebraica, poiché la parola in ebraico compare ben 91 volte. In molti hanno colto il significato sollevando il dubbio: si tratta di angeli o di mezzi robotici utilizzati da Yahweh? Perché viene detto proprio esplicitamente in più occasioni che Yahweh per spostarsi usò i cherubini. Ecco, ma non solo. Attenzione, in molti scritti antichi fungono letteralmente come meccanismi di difesa per impedire agli intrusi di entrare nel giardino dell'Eden. E se non ci fosse un solo tipo di cherubini? È chiaro, no? Il cherubino che trasporta Dio in volo e il cherubino che impedisce agli intrusi di varcare il giardino dell'Eden. Ora, può sembrare assurdo, e non sono di certo io ad aver avanzato per primo questa cosa, ma se fossero veramente delle macchine, dico io, a quanti collegamenti a questo punto con un grado di separazione possiamo giungere? E chiediti questo: in che modo persone vissute 4000 anni fa avrebbero descritto macchine volanti o congegni meccanici che impediscono l'ingresso in determinati luoghi? Avrebbero, senza alcun dubbio, oltre ogni ragionevole dubbio, miticizzato la questione donando un aspetto divino al tutto, perché semplicemente a quel tempo non avevano il concetto di tecnologia e quindi, secondo la terza legge di Clarke, qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Così egli scacciò l'uomo e collocò cherubini di sentinella a oriente del giardino dell'Eden con una spada infiammata e scintillante. Dovevano impedire l'accesso all'albero della vita. Voi lo capite che c'è qualcosa che non va, non è vero? Cioè siete consapevoli che è tutto sbagliato e che se sul serio al di fuori dell'influenza religiosa e del bigottismo leggiamo la Bibbia vengono fuori realtà allucinanti? Cioè ne siete consapevoli che ritrovare la descrizione di robot con spade laser in testi antichi di 4000 anni è oggettivamente mostruoso, no? Ok, allora se ne siete consapevoli possiamo continuare. I cherubini compaiono a lungo nel libro di Ezechiele, nel capitolo 1 del libro di Ezechiele, svolgono funzioni servili, esattamente come se fossero dei robot. Compaiono nel capitolo 1 in cui, pensate, stanno trasportando il trono di Dio presso il fiume Chebar. In Ezechiele 1, 5 e 11 sono descritti come aventi la somiglianza di un uomo e avente 4 facce, quella di uomo, di leone e di bue. E proprio per questo, e se avessero costruito questi oggetti per renderli familiari agli occhi degli esseri umani?
Immaginatevi, no? Se vedevano un robot a forma di polpo che volava con i tentacoli e sparava raggi laser. Ecco, l'influenza sarebbe stata tale che l'intera umanità di fronte a questo abominio si sarebbe estinta. Ma se crei invece un qualcosa con figure molto familiari al contadino di 4000 anni fa, un oggetto magari con sembianze di uomo e di bue, signori, torna tutto. E se pensi che stia applicando delle forzature, come fai a dirlo non lo so visto che sto leggendo versetti della Bibbia in cui si descrivono questi esseri, ma se pensi che stia applicando delle forzature, prova a chiederti questo: è più una forzatura questa o pensare al Dio con la barba bianca accompagnato dagli angioletti che vive in paradiso fra le nuvolette? Ecco, si descrive infatti che sui cherubini si sta seduti come si sta seduti a cavallo e che possiedono un complesso sistema concentrico. Ora, per piacere, guardate questa immagine. Quello che state guardando è il famoso astronauta di Palenque. Si suppone che la scena sulla pietra ritragga in realtà un sacerdote o un re raffigurato al momento della morte durante il passaggio fra il mondo dei vivi e l'aldilà. Si pensa che ritragga Kinich Janab Pakal, il più celebre re Maya. In molti, grazie alla forma a croce davanti al re, ipotizzano che non si tratti assolutamente di un razzo, ma l'immagine stessa non è mai uscita dall'immaginario collettivo relativo alla teoria degli antichi astronauti, perché il sospetto che si tratti ovviamente di un essere umano a bordo di qualcosa è molto fondato. Parliamo di migliaia di anni fa, e che le civiltà precolombiane ritraevano esseri con enormi caschi sulla testa è un fatto assodato. Addirittura sembra un respiratore. C'è forse una correlazione? In quanti altri casi all'interno magari di altre popolazioni antiche si parla di mezzi volanti che trasportano gli dei? E che correlazione può esserci fra i Vimana e i cherubini? Il termine Vimana indica un generico oggetto volante descritto in numerosi testi indiani. La loro descrizione è diffusa e viene persino descritto il loro uso nelle guerre del Mahabharata e del Ramayana, giusto per tornare ai cherubini che difendono l'entrata del giardino dell'Eden con le armi. Anche i Vimana potevano combattere. Secondo le descrizioni di questi poemi epici, i Vimana sono in grado sia di volare nell'aria, nello spazio, che di immergersi sott'acqua. Parliamo di veicoli transmedium descritti dai documenti di intelligence della Marina, risalenti però ad una possibile origine in un periodo che è sicuramente più antico del 1500 a.C., collocando l'esistenza dei Vimana all'interno dei Veda indiani intorno al 3000, 4000 o perfino 7500 a.C. Queste sono date reali, date storiche e ipotesi che ritrovi sui libri di storia. Cosa c'entrano i Vimana con i cherubini? I Vimana vengono descritti come i carri degli dei, all'interno dei quali addirittura c'è l'aria condizionata. Sì, avete capito bene. In testi che risalgono a 5000 anni fa circa, ritroviamo scritto che d'estate nei Vimana c'era fresco e d'inverno c'era caldo. E abbiamo tutte le caratteristiche dei cherubini, tutte. Mezzi che portano in giro gli dei, mezzi che possono volare, mezzi che possono combattere e manifestarsi. Fate voi, signori. Io vi assicuro che in ogni episodio di Antichi Alieni, dove si va alla ricerca delle curiosità e dei misteri relativi alla teoria degli antichi astronauti, si parla sempre delle stesse cose, con nomi diversi, all'interno di popoli e culture diverse, ma della solita medesima visita e della solita e medesima influenza che qualcosa, chiamiamolo così, ha avuto sugli esseri umani. Ma che poi, scusate, abbiamo dubbi in merito? Ma di che cosa stiamo parlando? Abbiamo triangolato, con i radar delle portaerei nell'oceano, oggetti non identificati che sono passati da 80.000 piedi di altitudine, ossia 24 km di altezza, a 50 piedi che equivalgono a 15 metri a filo d'acqua in 0,78 secondi. Ci sono studi forensi che hanno preso in esame i registri di bordo delle navi rilasciati ai sensi del Freedom of Information Act che attestano i G di forza esercitati da queste manovre, e parliamo di centinaia di G di forza. Non solo un qualsiasi essere fatto di carne ed ossa, che sia umano o alieno, morirebbe per la troppa pressione, ma inoltre qualsiasi velivolo tuttora in possesso degli esseri umani esploderebbe. Hanno calcolato che gli F-35 mantengono l'integrità strutturale fino ad un massimo di 13,5 G di forza, cioè parliamo degli F-35, capisci? Prodigi tecnologici. Ecco, tutto questo non ci consiglia che forse, com'è logico che sia, parliamo di sonde senza pilota, di velivoli avanzati senza pilota provenienti da chissà dove?
Probabilmente di velivoli dotati di intelligenza artificiale? Spesso, signori, non c'è bisogno di inventarsi chissà quale spiegazione. Il rasoio di Occam è un principio che indica di scegliere fra più soluzioni ugualmente valide di un problema, quella più semplice. E se noi inviamo sonde nello spazio per studiare i pianeti del Sistema Solare, chi dice che qualcuno con centinaia di migliaia di anni in più di avanzamento tecnologico rispetto al nostro non sia in grado di allargare la propria lente di ingrandimento non ai pianeti del suo sistema, ma ai pianeti dell'intera galassia? Questa è scienza. So che non ti piace, lo so che ti è scomoda, lo so che ti dà fastidio, ma è scienza. E se addirittura nei testi antichi ci viene consigliato che questi mezzi erano mezzi indipendenti, non torna forse tutto? Dai cherubini al caso Nimitz, dai Vimana, descritti come velivoli transmedium, al caso di Aguadilla, dove tramite un aereo spia della Homeland Security abbiamo visto scomparire sott'acqua una sfera di metallo. Dall'astronauta di Palenche ai carri degli dei descritti nella Bibbia. Dal pantheon sumero degli Anunnaki agli angeli biblici. È sempre la solita storia. Per oggi, signori, è tutto. In un prossimo episodio mi piacerebbe parlare dell'Arca dell'Alleanza, quindi, se ti piace l'idea, fammelo capire lasciando un like a questo video. Se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, mi raccomando, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!